La morte verrà su agili ali per chi profanerà il sonno del faraone. Una frase che di certo mette i brividi e che avrebbe ben dovuto mettere in guardia gli archeologi e chiunque fosse coinvolto nella scoperta del secolo. Ma per fortuna il suono di un violino nel silenzio della Valle dei Re fornisce un importante indizio su chi potrebbe risolvere questo appassionante giallo egittologico. Da qualche parte, certamente avvolto in una nuvola di fumo della sua immancabile pipa, c'è Sherlock Holmes, che in poco tempo scoprirà chi ha scritto quella frase, sottolineando tutto con il suo elementare Watson. Già, due frasi ormai famose. La prima vi verrà detto con inequivocabile certezza che era scritta su un muro della tomba del faraone fanciullo, Tutankhamon, mentre la seconda, con altrettanta inequivocabile certezza, è forse la più famosa frase della giallistica mondiale. Eppure, queste due frasi hanno decisamente una sola cosa in comune: non sono mai esistite. Se è vero infatti che in nessuno degli oltre 50 racconti di Sherlock Holmes lui pronunci la frase per cui è invece famoso, è altrettanto vero che la frase relativa alla maledizione di Tutankhamon non è mai stata scritta, né tantomeno letta o cancellata. Come vedremo più avanti, anche qualcos'altro legherà il padre dell'investigatore per eccellenza alla tomba del bambino che, salito al trono all'età di forse 9 anni con il nome di Tutankhaton, morirà a 18 con quello di Tutankhamon. Il 4 novembre 1922, l'archeologo Howard Carter, sovvenzionato dal quinto conte di Carnarvon, scopre quello che si rivelò essere il primo dei 16 gradini che lo avrebbero condotto alla più grande scoperta egittologica di sempre: la tomba KV62 del faraone Tutankhamon. Già allora si poteva toccare con mano l'importanza della pubblicità come anima del commercio, giacché per quella scoperta eccezionale il nobile sponsor britannico, anche per rifarsi almeno in parte delle spese sostenute in oltre 7 anni, pensò bene di dare l'esclusiva di tutto quanto riguardava i lavori di scavo e recupero a un unico giornale, il Times di Londra, per la cifra astronomica, per l'epoca, di 5.000 sterline, oltre al 75% di ogni introito derivante dalla vendita di notizie ad altri giornali. E quando si dice esclusiva, visto peraltro il giro di denaro conseguente, si intende proprio che nessuno, nemmeno il governo egiziano, padrone di casa, poteva avere notizia alcuna, se non comprando proprio quel giornale. Cosa che, come si intuisce, in un'epoca in cui tutto dipendeva dalla carta stampata, creava da un lato suspense, ma dall'altro suscitò astio e gelosia nei confronti degli artefici della scoperta e dell'unico giornale in grado di aumentare le proprie tirature all'inverosimile. Si tenga presente che i lavori di svuotamento della KV62, la tomba di Tutankhamon, durarono ben 8 anni, fino al novembre 1930, e si avrà una buona idea di quale guerra si sviluppò attorno alla scoperta del secolo. A farne le spese più di tutti erano proprio i cronisti che i giornali di tutto il mondo, sostenendo ingenti spese, avevano inviato sul posto per informare i propri lettori e che dovevano accontentarsi di poche briciole, assolutamente insufficienti a garantire loro non solo la permanenza sul posto, ma anche lo stesso posto di lavoro. Fiorì così una congerie di false notizie, tra cui appunto la frase con cui abbiamo iniziato, che in qualche modo vide coinvolto proprio Sir Arthur Conan Doyle, medico, scrittore, ma anche famoso e convinto spiritista e occultista, che nel 1892 aveva scritto un romanzo breve dal titolo Lot 249, poi ribattezzato, proprio in concomitanza della scoperta, con il più attraente titolo di Mummy Number 249, in cui una mummia egizia, risvegliata magicamente dal suo sonno presso l'Università di Oxford, semina il terrore nella cittadina. Per avere idea di quanto Conan Doyle fosse permeato di occultismo e spiritismo, si consideri che, in principio grande amico del mago ed escapologo Harry Houdini, giunse poi ad accusarlo di voler nascondere al mondo i suoi veri poteri sovrannaturali,
giacché le sue strabilianti performance artistiche non potevano in assoluto essere solo frutto di trucchi di scena. Il padre di Sherlock Holmes, peraltro, non era nuovo alla creazione di vere e proprie fake news egittologiche. Nel 1907, ad esempio, alla morte per peritonite dell'amico giornalista del Daily Express, Bertram Fletcher Robinson, che stava svolgendo un'inchiesta sul coperchio di un sarcofago egizio ospitato dal British Museum di Londra, noto come Unlucky Man, ne attribuì la causa a uno spirito elementare intrappolato nel coperchio stesso. Per comprendere quale presa ebbe questa notizia sul mondo di allora, si consideri che nel 1912, dopo l'affondamento del Titanic, si sparse la voce che a bordo si trovasse proprio Unlucky Man. Il reperto si sarebbe salvato dal naufragio perché caricato su una scialuppa di salvataggio la tragica notte dell'affondamento. Sarebbe stato restituito alla Gran Bretagna, non prima si intende di aver contribuito all'affondamento di un'altra nave, la Empress of Ireland, che lo stava riportando in patria. Proprio rifacendosi alla morte di Robinson e allo spirito elementare intrappolato nel coperchio di Unlucky Man, Conan Doyle, nel corso di un'intervista, unendo la sua alla voce di molti esoteristi e spiritisti, parlò espressamente di una maledizione che di certo esisteva per chi avesse profanato la tomba del faraone Tutankhamon. Fu così che, anche per le scarsissime notizie derivanti dalla scoperta, proliferarono sulle prime pagine titoli cubitali sensazionalistici su 4 colonne sulla maledizione del faraone, e nacque la frase con cui abbiamo iniziato questa storia e che rimbalzò di colonna in colonna. La morte verrà su agili ali per chi profanerà il sonno del faraone. Nacquero e proliferarono di conseguenza le notizie più tragiche sulla sorte stessa di coloro che avevano preso parte alla scoperta egittologica. Morti misteriose, malattie incurabili, suicidi ed altre amenità simili che, per i corrispondenti a secco di notizie autentiche, facevano lievitare le vendite dei giornali per cui lavoravano e consentivano loro di salvare il proprio posto di lavoro. Se si esclude Lord Carnarvon, il finanziatore della missione egittologica, morto circa un anno dopo, nel 1923, per un'infezione causata dall'aver infettato con il rasoio radendosi la puntura di un insetto, si può rapidamente escludere ogni magica maledizione millenaria, considerando che delle 26 persone presenti all'apertura della tomba KV62, solo 6 morirono nei 10 anni successivi e che, mediamente, tutte vissero almeno 25 anni dopo la scoperta. Carter, quello che sarebbe dovuto essere il principale colpevole di aver violato il sonno del faraone, morì nel 1939, 17 anni dopo la scoperta, all'età di 65 anni. E il dottor Douglas Derry, colui che più di tutti profanò il corpo di Tutankhamon, avendone fatto l'autopsia nel 1925, morirà alla veneranda età di 87 anni, nel 1969. A 79 anni, invece, nel 1980 morirà Lady Evelyn, figlia del conte di Carnarvon, che non solo fu presente alle operazioni di apertura della tomba, ma fu forse in assoluto la prima persona a essere entrata nella tomba ancora chiusa. Ma se la maledizione di Tutankhamon è stata per un secolo intero annoverata tra le leggende prive di alcun fondamento storico, esiste un'altra maledizione molto meno conosciuta, ma molto più reale. A Torino ha sede il museo egizio più importante del mondo, dopo quello del Cairo, ma a proposito di papiri, Torino detiene senza dubbio il primato assoluto. Nel salone del primo piano è esposto, incorniciato e sotto vetro, il libro dei morti più completo, più importante ed il meglio conservato del mondo. E anche la sua storia è fuori dal comune, non ancora chiarita del tutto. Generalmente, quando si preparava il corredo funebre per un defunto, si compilava un personalissimo libro dei morti e lo si poneva accanto alla mummia. Nella loro tradizione era importante che gli dei dell'aldilà leggessero le giuste formule per aprire le porte al defunto. Ma il papiro esposto a Torino non è stato trovato accanto alla mummia per cui fu preparato e scritto, ma in un sarcofago diverso di un'altra persona.
Questo è molto strano e illogico per la mentalità egizia. Forse ci fu un errore già in fase di sepoltura, o forse chissà cosa è accaduto. Ma come mai proprio a Torino è approdato il secondo museo egizio del mondo? L'arrivo del museo in città è abbastanza recente. Fu istituito nel 1824, in seguito alle pressioni di Carlo Felice. Vennero fatte lunghe trattative fra Vittorio Emanuele I ed il console di Francia in Egitto Bernardino Drovetti, grande esperto e raccoglitore di cimeli, però a detta degli egiziani un gran rapinatore. I Savoia intendevano arricchire ed ampliare la raccolta già in loro possesso di antichità greco-romane risalente al 1720. L'egittologia era una scienza ai primi albori, più che altro era una moda e soprattutto una competizione fra regnanti per chi si accaparrava i reperti migliori. La corsa all'accaparramento di una mummia rappresentava un segno di ricchezza e prestigio fra le corti europee. Con motivazioni varie, tra rapine, acquisti, donazioni e scambi, il materiale raccolto e portato a Torino è immenso. Ancora ai giorni nostri gli scantinati del museo sono stipati di reperti. Sembra che su 37.000 reperti classificati, soltanto 3.000 sono stati esposti. Sono stati inaugurati nuovi locali con grandi spazi molto moderni, ma nonostante questo una grande ricchezza è ancora custodita per il futuro ed avvengono spesso scambi e prestiti con altri musei di tutto il mondo. Il Museo di Torino custodisce, oltre a numerosi tesori e testimonianze sulla vita dell'antico Egitto, un numero considerevole di mummie, una vera ricchezza, un patrimonio inestimabile, dicono i conservatori. E sul piano storico e scientifico hanno certamente ragione. Ma quelle del Museo egizio non sono le uniche mummie ospitate a Torino. Meno pubblicizzata, meno conosciuta, una popolazione di circa 2000 esemplari sonnecchia al Museo di Antropologia dell'Università. Ci sono mummie dinastiche e predinastiche, egiziane ma anche centroamericane, corpi interi perfettamente conservati o piccoli frammenti. Ci sono mummie raccolte in cesti ed altre disseccate naturalmente nella sabbia, mummie di ricchi e di povera gente. Ma comunque sia, gli ospiti di questo istituto, proprio perché inserite in una facoltà di scienze, non dormono i sonni tranquilli di quelli del museo egizio. Su di essi vengono condotti esperimenti d'avanguardia per ricercare risposte ai quesiti della scienza. Qui le mummie sono costrette a raccontare, volenti o nolenti. Molto interessante è il lavoro svolto dagli anni 70 dalla professoressa Emma Rabino Massa dell'Istituto di Antropologia e del suo team. Centinaia di frammenti di tessuto sono stati reidratati con un procedimento inverso a quello della mummificazione. I risultati di queste analisi hanno portato ad una scoperta eclatante. Le cellule sanguigne, la pelle, i capelli, una volta reidratati, hanno rivelato, fra le altre cose, che gli egizi erano di pelle bianca. Appartenevano ad una razza ariana di ceppo caucasico. Il loro gruppo sanguigno prevalente è quello di tipo A, quindi come il nostro europeo. Gli esami sui capelli ci dicono che erano lissotrichi, cioè ad andamento lievemente spiraliforme ed a sezione circolare, proprio come i nostri capelli europei, e ben diversi ad esempio dai capelli a sezione reniforme, cioè quelli con spirale stretta. Da qui nasceranno i ricci crespi, tipici della razza negroide. Le mummie dell'università, dunque, non stanno esposte alla riverente ammirazione dei visitatori, ma parlano. Raccontano all'occhio indagatore del microscopio la loro storia, ma non hanno ancora rivelato tutti i loro segreti. Non fanno che infittire il mistero sulla loro origine. Da dove arrivano questi egizi bianchi? Sembra da una migrazione dalla valle dell'Indo. Erano dunque di ceppo ariano e nel corso dei millenni si sono lentamente spostati fino a trovare una terra fertile su cui insediarsi. In effetti, per quanto si indaghi sulla loro civiltà, non ci fu un'epoca preistorica per gli egizi. Per quanto si vada indietro nel tempo, hanno da sempre avuto saggezza, tecnologia e conoscenza. Sulle loro origini più remote e sulle origini di tale tecnologia,
La scienza brancola ancora fra ipotesi contrastanti. Forse quando i primi egizi, che certamente si chiamavano con altro nome, risalirono il grande fiume per insediarsi sul territorio, forse guardarono con occhi sbalorditi le grandi piramidi, la Sfinge. Osservarono riverenti quelle costruzioni immense, già consunte dai secoli, costruite da una civiltà ormai estinta che li aveva preceduti. Ma queste, per gli scienziati, sono ipotesi per il rogo. Ci vorrà ancora molto tempo prima che il fitto velo del mistero, il sacro velo di Iside, si sollevi un po' e permetta di intravedere ciò che per ora è nascosto. Come abbiamo visto all'inizio, possedere molte mummie è un punto d'onore per un museo, un fiore all'occhiello per la nazione che le detiene. Di tutt'altra idea sono gli studiosi di esoterismo, soprattutto i più accreditati gruppi teosofici. Custodire molte mummie in luoghi lontano dall'Egitto, sui piani sottili ed invisibili, non è un buon primato. Più volte, dal XIX secolo, è stato dichiarato che tutte le mummie sparse nei vari musei nel mondo dovrebbero essere restituite all'Egitto, che ne è il legittimo proprietario. Il presidente egiziano Sadat aveva iniziato importanti azioni diplomatiche basate sulla massima cortesia presso le ambasciate dei vari paesi, richiedendo la restituzione dei suoi antichissimi concittadini. Il cammino di Sadat purtroppo finì tragicamente con l'esplosione di una bomba, ma in ogni caso alle sue richieste di restituzione rivolte alle varie nazioni ricevette soltanto risposte di cortesia imbarazzata che tentavano di tergiversare e di prendere tempo. Sadat era anche un uomo che sul piano esoterico sapeva alcune cose. Era stato informato sull'argomento. Esiste, ed è operativa in Egitto, un'importante confraternita guidata a livello occulto dal maestro Serapis. Ne hanno fatto parte uomini e donne di cultura, insospettabili, emergenti. L'antica fratellanza di Luxor, a cui per un breve periodo di tempo appartenne anche Madame Blavatsky nella seconda metà dell'Ottocento, è ancora attiva ai giorni nostri. Pensando a loro, non si deve commettere l'errore di immaginare una setta dedita a strampalate pratiche magiche che scimmiottano i culti egizi, nulla di più sbagliato. Si tratta di individui colti, lungimiranti e qualificati, provenienti da tutti i settori, sono il fior fiore della classe intellettuale dell'Egitto moderno. Hanno ricevuto una profonda conoscenza ed informazioni che proiettano la loro ombra in un futuro ancora lontano. Conoscono cose che la maggioranza di noi nemmeno immagina. Sanno, fra l'altro, che tutte le mummie dovranno prima o poi tornare in Egitto. Sanno che le tombe non vanno aperte impunemente così come è stato fatto finora, e molto altro. Da secoli si è sempre parlato di una strana maledizione dei faraoni, un qualcosa a metà strada fra la realtà e la leggenda, che ha ispirato tanta letteratura e tanta cinematografia, buona e cattiva. Ma al di là delle superstizioni e delle paure, esiste qualcosa di imponderabile ed agghiacciante di cui si dovrebbe tener conto, qualcosa che anche lo scienziato più scettico o l'archeologo più appassionato consciamente percepisce. È una sorta di energia, una quasi presenza non tangibile ai sensi fisici, ma ben presente sui luoghi di scavo. Vi siete mai chiesti perché le guide che accompagnano i turisti li lasciano scendere a visitare le tombe, ma rimangono accuratamente fuori? Per comprenderlo meglio, dobbiamo tornare indietro nel tempo e comprendere l'anima degli antichi egizi. Era un popolo ossessionato dall'idea della morte. L'essenza stessa della religione era basata sul risveglio e sul ritorno sulla terra dell'anima del defunto e la ripresa in un corpo fisico. Dopo un periodo di sonno più o meno lungo, dopo aver affrontato il giudizio nell'aldilà, l'anima avrebbe ripreso possesso del corpo e degli oggetti posseduti prima della morte. Era un pensiero ossessivo, un punto fermo che coinvolgeva tutti gli strati della popolazione. Praticamente tutti, ricchi o poveri, vivevano per prepararsi un degno posto nell'aldilà, passare l'esame e poi tornare sulla terra.
Su questa ossessione, legioni di sacerdoti e maghi hanno prosperato nel corso di 5.000 anni di civiltà. Per il defunto era assolutamente necessario ritrovare intatto il suo corpo, i suoi organi, i suoi beni, altrimenti lo spirito avrebbe vagato disperatamente per le regioni buie e fredde dell'aldilà. Ovviamente il corpo, nella pace della mummificazione rituale, avrebbe aspettato immobile il risveglio, il soffio vitale, ma non privo di una sua coscienza sul piano sottile. Cosa sarebbe mai accaduto ad un corpo ormai desto, ma senza lo spirito che lo pervade? Un mondo di orrori inimmaginabile si sarebbe in questo caso aperto al defunto. I sacerdoti egizi, cresciuti e istruiti presso i massimi ierofanti nei templi, ben conoscevano i rituali, complessi di parole di potere, formule, talismani e scongiuri. Per loro la magia non era qualcosa di fumoso ed improbabile come la immaginiamo noi oggi. La magia era davvero cosa da maestri. Era il controllo delle leggi dell'energia. Era ed è tuttora una scienza con i suoi codici e le sue leggi, che rispondevano a precise concatenazioni di causa e di effetto. Attraverso le leggi dell'energia, gli ierofanti dell'epoca curavano malattie, sanavano piaghe, consolidavano fratture, ma potevano anche sollevare e spostare macigni. Attraverso quelle che noi definiamo formule magiche, evocavano forze di cui noi oggi, per fortuna, sappiamo poco o niente. Esistono nella natura leggi in grado di interferire con la materia, leggi anticamente ben note, ma che l'attuale scienza non ha ancora esplorato. La forza di gravità, ad esempio, è la legge più comune ed importante. È quella che tiene gli oceani attaccati al fondale e l'atmosfera attorno al pianeta e noi in piedi sulla Terra. Ne vediamo ogni momento gli effetti. È assolutamente ovunque ed è gratuita, ma non ne sappiamo quasi nulla. Eppure, se sapessimo modificarla appena un po', avremmo risolto tutti i nostri problemi di trasporto, di carburante, rumore e attrito. E meno che mai conosciamo gli strumenti che potrebbero agire su di essa. Potrebbero essere semplici linee tracciate su una lamina o parole pronunciate con la giusta intonazione e vibrazione, o forse soltanto l'energia del pensiero diretta in un certo modo. Queste cose oggi ai più appaiono pazzesche, relegabili appunto al mondo della magia, che proprio perché inesplorato e sconosciuto ci appare oscuro. Ma gli egizi, come dicevamo, non hanno mai conosciuto la preistoria, sono sempre stati perfetti. Discendevano da un popolo che probabilmente era molto evoluto, un popolo che conosceva formule e leggi di cui si è persa la memoria. Erano in grado di dominare la materia e gli elementi, e più indietro nel tempo si va con l'indagine, più perfette ed originali sono le testimonianze che ci hanno lasciato. Si giunge agli Assiri, ai Babilonesi e fatalmente ai misteriosi Anunnaki, che forse non erano del tutto terrestri. I sacerdoti ed i maghi egizi, chiusi nelle loro rigidissime corporazioni, conoscevano leggi che noi non riusciamo neppure ad immaginare. Ricordiamoci nella Bibbia la sfida tra Mosè e i sacerdoti del faraone. Entrambi erano in grado di trasformare un bastone in un serpente o l'acqua in sangue, e dunque anche i maghi di corte avevano una conoscenza profonda sulle leggi della materia, oltre naturalmente a quelle sullo spirito. Con formule, mantra, rituali, oggetti o invocazioni che non ci è dato conoscere, riuscivano ad incatenare al corpo del defunto il suo corpo astrale. In pratica, riuscivano ad arrestare il processo di allontanamento di una parte dello spirito dal corpo. Facevano in modo che questa componente spirituale rimanesse accanto al corpo fisico, aspettando il momento del risveglio, e questa è rimasta, vegliando pazientemente in attesa di nuovi ordini. Se ci pensiamo bene, è un concetto terrificante, ma che non discosta molto dalla realtà. Se andiamo a rileggere i loro testi sacri, ci renderemo conto che la sopravvivenza dell'anima ed il suo ritorno nel corpo
sono il nocciolo della loro filosofia spirituale. Questo è il perno su cui ha ruotato tutta la tradizione egizia, influenzando l'architettura, l'arte, l'evoluzione materiale e spirituale. Per loro il business legato alla morte e alla sopravvivenza era enorme. Sepolcri, mummificazioni, rituali, oggettistica, arredi e corredi funebri. Era un affare super miliardario. Praticamente era pari alla nostra industria automobilistica con tutto il suo indotto. Ogni popolo e ogni epoca hanno le proprie convinzioni. Riassumiamo brevemente questo importante concetto spiegato fino ad adesso, perché è veramente molto importante per capire appieno gran parte della cultura egizia. In pratica, nell'antichità, i sacerdoti egizi trattenevano accanto alla mummia uno degli invisibili componenti che le aveva animate in vita. Basta leggere il loro libro dei morti per rendersene conto. Nella mente del vivente era ben radicato il concetto che spirito e corpo dovevano rimanere indissolubilmente legati anche dopo la morte. Questo ferreo principio, inculcato fin dall'infanzia, è rimasto impresso nella parte spirituale. A realizzarlo sul piano pratico ci pensavano i sacerdoti, con le loro complesse cerimonie post mortem. Ovviamente, rituali e cerimonie non erano uguali per tutti. La società egizia era molto settaria e stratificata. La massa veniva esclusa da ogni beneficio. I dignitari di un qualche livello, gli artigiani, il pescatore, il contadino, il vasaio, cioè la piccola borghesia dell'epoca, ricevevano attenzioni e rituali funebri a seconda delle loro disponibilità economiche. Nella maggior parte dei casi i loro corpi venivano sistemati direttamente nella sabbia dentro ad un cesto o a un lenzuolo. Il loro al di là era semplice, come lo sarebbe stato il loro ritorno in vita. Per gli individui altolocati, sottoposti ai complessi rituali della mummificazione, i sacerdoti che affiancavano gli imbalsamatori erano in grado di trattenere accanto al corpo una parte spirituale, qualcosa di sottile, persistente, non sempre benigna. Questa parte veniva incatenata alla mummia. Da quel momento l'avrebbe seguita in ogni spostamento per millenni. Quella presenza invisibile accanto al corpo mummificato non è affatto neutrale o inoffensiva, soprattutto per i corpi trafugati o esposti al pubblico nei musei fuori dall'Egitto, lontano da casa. Con quale disposizione d'animo quegli spiriti veglianti guarderanno il flusso di visitatori? Come potranno accettare il loro corpo nudo, spezzato, esposto senza ritegno ai disturbatori della loro quiete? Quali saranno i loro pensieri, i loro desideri? Quale potrebbe essere l'influenza della loro rabbia sull'ambiente circostante? Vi è mai capitato di provare un disagio simile? Un vago senso di angoscia durante la visita ad un museo accanto alle mummie? Seguite il vostro istinto e allontanatevi. Potrebbe essere il segno che il vostro spirito, particolarmente sensibile, ha captato in qualche modo la presenza dell'altro spirito, inquieto e scontento. I tanti svenimenti misteriosi, gli incidenti inspiegabili, i collassi senza un vero motivo che colpiscono molte persone in visita, probabilmente nascono da una estrema sensibilità psichica dei soggetti. Ci sono state annate particolari in cui al Museo Egizio di Torino gli svenimenti erano quotidiani. Si portavano fuori a decine i visitatori svenuti, senza motivo apparente, eppure tutti gli aeratori funzionavano perfettamente. Non possiamo non essere combattuti fra l'importanza del Museo di Torino, con i suoi splendidi reperti, e l'informazione esoterica che dice tutti a casa. O almeno si potrebbe riportare a casa soltanto i frammenti di corpi umani mummificati e sostituirli con calchi assolutamente identici. Non se ne accorgerebbe nessuno. Certo, ci rendiamo conto che senza le sue mummie il Museo di Torino potrebbe sembrare spento, disabitato. Ma ci sono da una parte ragioni di prestigio e dall'altra le ragioni della scienza e della storia. Sono senz'altro due punti di vista inconciliabili.
Ma rendiamoci conto che non basta scrollare le spalle e incolpare gli esoteristi di essere sciocchi, creduloni e divulgatori di chiacchiere e superstizioni. In tutti i tempi i portatori di messaggi scomodi hanno avuto vita difficile o sono stati in molti modi emarginati. Questo discorso non è recente. Se ne parla da circa 2 secoli ed è stato portato avanti anche da grandi personaggi. Paul Brunton, giornalista, scrittore, esoterista e teosofo, instancabile viaggiatore alla ricerca delle comuni radici dell'umanità, nel libro Egitto segreto racconta il suo incontro con un adepto di nome Ramak Hotep. Non si tratta di una discutibile rivelazione medianica, ma di un incontro reale fra due persone fisiche. Ecco testualmente alcuni brani. Coloro che violano le tombe dell'antico Egitto hanno liberato delle forze nel mondo, le quali lo hanno messo in pericolo. Sia che il corpo imbalsamato fosse quello di un individuo con conoscenze magiche, oppure posto sotto la protezione di qualcuno che aveva tali conoscenze, dei poteri spiritici erano stati comunque invocati a protezione di quelle tombe e per punire gli intrusi. Queste influenze non possono fare altro che recare danno al mondo, al punto di influenzare perfino il destino delle nazioni. Voi occidentali non avete protezioni contro di esse, e pur essendo invisibili, non per questo sono meno potenti. Che il mondo vi badi o meno, lasciate che riceva questo messaggio. Astenetevi dal toccare le tombe la cui natura psichica non venga capita dagli uomini. Che il mondo smetta di aprirle fino a tanto che non abbia acquisito una sufficiente conoscenza per capire le gravi conseguenze di ciò che sta facendo. Il colloquio si conclude con la richiesta esplicita di far ritornare in Egitto le mummie, oggi disperse in quasi tutte le parti del mondo, poiché l'Egitto è il luogo in cui la loro influenza è neutrale. Qui ci sono le loro radici e le vibrazioni giuste per neutralizzarne il nefasto potere. Non esistono mummie innocue, così come non esiste una radiazione nucleare innocua. E già che ci siamo, parliamo anche della 7ª sala del Museo Egizio, quella cosiddetta della magia. Contiene una grande quantità di oggetti classificati ed esposti come rituali. Il grande pubblico non lo sa, o forse i curatori del museo neppure, ma in quegli oggetti è nascosta un'energia che, seppure dormiente, è comunque molto potente e pronta a diventare operativa se e quando incontri le condizioni scatenanti. Sono quegli oggetti con cui gli antichi ierofanti hanno operato guarigioni, evocato spiriti e divinità, hanno aperto le porte fra dimensioni diverse, forse hanno viaggiato nel passato, presente e futuro. Quegli oggetti sono autentici, rappresentano le misteriose chiavi della conoscenza magica egizia. Il potere era, e probabilmente è ancora insito in essi, veniva innescato dal mago sacerdote attraverso le giuste conoscenze e la consapevolezza per l'uso. Oggi sono come batterie cariche in stato di semiattività. Possono essere ridestate da fattori esterni imponderabili, da congiunzioni astrali, dal pensiero o anche dall'energia inconscia di qualche visitatore, o possono rimanere in stato di animazione sospesa ancora per millenni. Il loro effetto sul pubblico è imprevedibile. La maggior parte delle persone è schermata dalla propria non conoscenza e non consapevolezza. Quasi tutti i visitatori transitano davanti a queste bacheche prestandovi un'attenzione minima, ormai frastornati dalle migliaia di oggetti che hanno visto. In persone più sensibili possono suscitare sogni, incubi, risvegliare facoltà latenti oppure cancellare potenzialità in atto. Nelle persone con facoltà medianiche più estese, anche se non consapevoli, possono ridestare ricordi molto antichi, impressioni intense e talvolta lo shock emotivo può causare anche malessere fisico. Per la stragrande maggioranza, fortunatamente, la non conoscenza è uno scudo potente che protegge e devia le energie dissonanti. Gli scettici potranno ridere di tutto ciò, ma la magia e le sue leggi continueranno a funzionare imperterrite, al di là di qualunque giudizio umano.
la scienza non ha ancora iniziato a sondare i misteri della natura. La materia risponde a sollecitazioni emotive, spirituali e mentali che paiono incredibili, aggregandosi o disaggregandosi secondo leggi tuttora sconosciute. Soltanto alcuni maestri ne conoscono i codici, ma si tratta di individui giunti ad altissimi livelli di conoscenza, non più legati ai desideri, all'ambizione o all'avidità che contraddistingue i comuni mortali. La regola impone che la conoscenza venga tramandata dopo un lungo cammino iniziatico sul piano fisico e spirituale, da bocca ad orecchio. Ci sono sempre stati maestri di ogni ordine e grado accanto agli uomini comuni, in tutte le epoche, dagli albori della civiltà ai giorni nostri, e gli egizi ne erano edotti, almeno la più elevata classe sacerdotale. Per concludere al meglio, e per comprendere quel poco ma grandioso che c'è da capire, soffermiamoci su questo significativo insegnamento. È un maestro orientale, conoscitore dei segreti della materia, che parla ad un giornalista occidentale. Vedete dunque quali difficoltà insuperabili debba affrontare una persona nelle vostre condizioni per giungere non alla conoscenza assoluta delle scienze occulte, ma anche soltanto ad una conoscenza elementare. Come potreste farvi comprendere, anzi farvi obbedire da quelle forze semi-intelligenti che comunicano con noi per mezzo non della lingua parlata, ma per mezzo di suoni e colori e delle loro vibrazioni? Infatti il suono, la luce e i colori sono i fattori principali che formano i gradi di queste intelligenze, questi esseri di cui non conoscete neppure l'esistenza ed in cui non vi è permesso di credere, poiché atei e cristiani, materialisti e spiritisti, tutti avanzano le proprie teorie contro tale credenza, e poiché la scienza combatte ancora più strenuamente questa degradante superstizione. Questa citazione contiene un insegnamento straordinario, ancora in anticipo di qualche secolo sull'evoluzione della mente e della scienza stessa. Chi ha orecchie per intendere, intenda.